Mi sono molto arrabbiata, non solo durante la visione del film, ma anche quando ho realizzato che il film che avremmo visto si sarebbe incentrato sulle giustificazioni raccolte da donne per le donne e con le donne, sul perché le donne non vogliono avere figli. A me sta roba, cioè, davvero ragazzi, siamo seri? Non va bene questa cosa. Quindi il film io l'avrei chiamato, forse Lunaticas sarebbe stato il grande titolo, poi sotto al titolo io ci avrei scritto un grande a caratteri cubitali enormi: fatti i cazzi tua del perché io non voglio figli, perché non è proprio un tuo problema, non è un tuo problema, non sarà mai un tuo problema, uomo. Vorrei partire col dire che vivo molto bene la mia sessualità e non mi sento in dovere mai, né mai l'ho fatto, di giustificare a nessuno le mie scelte né le mie posizioni. Come ho già detto anche a lezione, mi trovo in un momento della mia vita in cui mi domando su molte, mi faccio domande su molte cose, mi chiedo chi sono, cosa voglio essere. A 30 anni mi sono rimessa in gioco e mi sono iscritta all'università. Ho un percorso accademico che mi soddisfa tantissimo, ma parallelamente a questo, avendo anche, diciamo, una relazione con delle persone che amo tantissimo, mi chiedo se mai un giorno avrò dei figli. La risposta è no, semplicemente, perché mi sento soddisfatta così e perché trovo già abbastanza difficile prendermi cura di me. Molto spesso non l'ho fatto. Io sono una paziente psichiatrica e sono stata internata in una clinica psichiatrica per mesi e per questo motivo, troverei, questa so che è una giustificazione, però per rendere il tutto più chiaro troverei molto più difficile occuparmi di qualcun altro, e semplicemente perché non ne ho voglia. E su questo mi sento molto egoista, cioè non voglio togliere tempo a me per darlo a qualcun altro. Già i miei gatti mi tolgono molto tempo, ne ho 4, quindi è impegnativo, molto impegnativo. E una cosa che mi dà molto fastidio dell'essere donna è il dover giustificare di essere donna, il fatto che io debba dire per forza a qualcuno, debba giustificare la mia posizione in merito a determinate cose, e questo non lo trovo né giusto né rispettoso, e lo trovo anzi debilitante, perché ogni volta che tu prendi una posizione devi per forza chiederti perché l'hai presa, quando in realtà la motivazione è: l'ho presa perché l'ho presa, perché è la mia vita e perché è così che voglio fare. Secondo me una grande sofferenza dell'essere donne oggi è che non basta l'essere donne, tu devi sempre spiegare cosa sei, perché lo sei, quando hai cominciato ad esserlo, quali sono le tue posizioni in merito a qualcosa, quando in realtà tu sei donna e sei completa così. Io sono una direttrice di sala, gestisco un ristorante, anzi gestivo, tempo fa poi ho sbroccato e me ne sono andata, però fino a poco tempo fa gestivo un ristorante. Una volta un cliente mi fa: è molto sexy per un uomo farsi dare degli ordini da una donna. E io gli ho risposto: io ho 28 anni, sono indipendente, vivo da sola da più di 10 anni, mi sento soddisfatta della mia vita, è quello che vorrei che un uomo, ma come qualsiasi altra persona, mi dicesse: sei indipendente, sei intelligente, sei autodeterminata, sei emancipata, non sei sexy. E questa è un'altra cosa che io odio. Non solo perché in quanto donna devo giustificarlo, ma soprattutto che a muovermi questa cosa sia un uomo. E in questo, secondo me, c'è l'importanza del cambiamento intersezionale. Mia mamma si vuole essere nonna, ogni volta che lei mi chiede quando mi fai un nipote, io le rispondo: ne hai già 4 e sono i miei gatti. Quindi in questo vi fa capire quanto io sia proprio precisa su questa posizione, non cambierò mai idea. Sta cosa mi fa, non ne- prima mi faceva arrabbiare in realtà, perché volevo tanto urlare a mia madre: che cavolo, cioè, io sono tante cose, perché devi, non vedi le tante cose che sono, ma riduci quello che sono semplicemente a una mia mancanza.
Cioè, mia figlia è tante cose, ma nonostante queste tante cose che lei è, tu devi vedere l'unica cosa che non è, cioè non è madre. Io sono madre di me stessa, mi sono cresciuta da sola, faccio tantissime cose, crollo tantissime volte e ogni volta mi rimetto in piedi, quindi mi sento madre di me stessa, non sento di voler mai diventare madre e lo stesso dirò a mia nonna, lo stesso dirò a un compagno che mi chiederà di fare figli. No, non voglio figli, non ne voglio, non ne vorrò mai, sono felice così. Io ho una relazione poliamorosa, ho un compagno e una compagna, siamo diciamo ci definisco troppia, non è un termine esattamente specifico, però siamo i Beatles senza uno dei Beatles praticamente. E, e tra di noi c'è anche uno scambio di opinioni, uno scambio di pareri, cioè molto spesso parliamo del come potrebbe essere la nostra relazione se mai ci fosse un figlio. Nel caso ci fosse, cosa che non credo, magari la mia compagna un giorno ne vorrà uno, io personalmente non gliel'ho mai chiesto perché credo che se questo debba essere un argomento di conversazione debba partire da lei, non da me che un giorno mi sveglio e le chiedo quando fai un figlio. La trovo una cosa estremamente ehm, poco empatica e irrispettosa, perché comunque i tuoi tempi biologici li scandisci tu insieme al tuo corpo, entrando in un equilibrio che soltanto tu puoi organizzare. Se mai un giorno avremo un figlio, lei avrà un figlio, sarà una cosa che stabiliremo insieme. Per me è una cosa estremamente libera questa, non sento l'esigenza di dover scandire dei tempi o di chiedere a una persona quando ha intenzione di fare qualcos'altro. Il mio compagno non se ne parla, io in questo sono molto contenta perché ho forse la fortuna e questa cosa mi fa incazzare da morire perché mi sento fortunata ad avere un compagno che non mi chiede ogni 3x2 quando facciamo un figlio. Sta roba non è bella e mi rendo conto che sono schiava dei tempi di oggi in cui il fatto di avere un figlio debba essere sempre argomento di conversazione, quindi qualora non lo fosse ti senti fortunato quando in realtà non credo che debba essere così. Quindi direi che la mia troppia funziona molto bene in ambito lunatigas, forse anche il mio compagno è un lunatico e sono molto contenta così. Io e la mia troppia credo che subiamo giudizi sociali semplicemente perché nessuno di noi è abituato a rapportarsi con situazioni relazionali diverse. Cioè io come non voglio parlare a sproposito, ma immagino la maggior parte di noi è abituato a prendere come riferimento come prima cosa i genitori. I genitori cosa sono? Una coppia eterosessuale, monogama. Quindi diciamo che all'inizio è stato molto difficile perché comunque devi stabilire delle regole per forza di cose, perché altrimenti non ne esci vivo, che comunque detti tu sulla base delle tue esigenze, delle tue esperienze, dei tuoi sbagli, di sbagli ne fai tantissimi in queste situazioni come in tantissime altre, però è sulla base di quelli che poi diciamo stabilisci un perimetro entro cui muoverti. Noi subiamo molto i giudizi sociali semplicemente perché appunto le persone non sono abituate a vedere tre persone che si tengono per mano e si scambiano effusioni in pubblico. A me sta cosa diverte tantissimo, ovviamente sempre nel rispetto degli altri, non è che mi metto a fare robe, insomma, davanti a tutti come non lo farei con un mio unico compagno o unica compagna. Mi diverte tanto perché vedi che in quel modo le persone, cioè il loro cervello fa tipo crac crac crac, tipo si scardina e vedi proprio i loro pensieri che prendono forma e la maggior parte delle volte non sono pensieri positivi, ma a me non interessa. Semplicemente perché, come dicevo prima, è la mia vita e
fino a quando non creo disagio a qualcuno, ma disagio roba tangibile, cioè tipo sofferenza, non credo di dovermi preoccupare di dare delle giustificazioni. Io ho un cuore grandissimo e riesco ad amare due persone, anzi tre, se prendiamo anche me in considerazione, e questa cosa credo che sia una cosa bellissima perché ti fa capire quanto in realtà la vita sia piena di esperienze che tu puoi cogliere soltanto se guardi al di là del tuo naso. E mi sento molto fortunata in realtà in questo. È molto difficile, è faticosissimo. Anche il sasso a tre è molto faticoso, però è bello. E non sento di dover dire altro, cioè, anzi direi a tutti provateci almeno una volta nella vita perché è veramente bello.